Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti al video dedicato ai prodotti terminati. Ritorna la famigerata scatola degli empties e siccome è passato un po' di tempo dall'ultimo video di questo format, di nuovo l'ebella piena di roba, c'è un po' di tutto, quindi come di consueto mi avvicino un appoggio, la mettiamo qua di lato e vado pescando a casaccio i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, raccontandovi un po' se mi sono piaciuti oppure no, se li ho ricomprati oppure no, insomma un po' un sunto di tutto quello che ho terminato e una recensione un po' più approfondita, perché basata appunto sull'uso continuativo. Partirei con Kylie Skin, il Foaming Face Wash. Questo è il primo e ultimo, credo, prodotto di Kylie Skin che ho testato e che testerò, perché bene ma non benissimo. Ecco, che cos'è? Partiamo di che cosa si tratta. Si tratta di un detergente viso spumogeno. Intanto c'è una roba che mi turba un filo. Nelle foto su siti di vendita online questo prodotto era trasparente, invece il mio fin da subito era un po' torbido, un po' marroncino. Non so, io l'ho usato comunque e devo dire non è che sia malissimo, né male né bene. Credo a un certo punto di averlo anche inserito tra i preferiti del mese, perché in realtà sono un'appassionata di detergenti viso spumogeni, quella sensazione della spuma. Ci ho perso un pezzo di codino, sì, vabbè. Mi piacciono molto, però né bene né male, un po' né carne né pesce, un pelino più aggressivo di quel che piace a me, quindi un pochino quella sensazione di pelle che tira, un filino cera, però non in modo così forte da farmelo detestare. Passato un Harley Davidson, non so, cioè la strada è a 300 metri da qua, vabbè, salutiamo. Quindi né bene né male. L'ho ricomprato? No. Lo ricomprerei? No. Sto usando quello di Veralab che mi sta piacendo molto di più, per dire, perché anche la schiuma un po' non troppo voluttuosa. Mi piace proprio che questi detergenti schiumogeni siano con una spuma quasi panna montata. Questo un po' leggerino, un po' pelle che tira, insomma bene ma non benissimo. Quindi primo prodotto terminato, pollici così, non proprio pollici giù ma neanche pollici in su. Andiamo avanti a casaccio. Un detergente mani di Molton Brown. Non so se siete così, if you are familiar, se siete a conoscenza di questo brand, che non è niente male. Io amo molto di Molton Brown i detergenti corpo, ma anche i detergenti mani. È una di quelle robe, soprattutto post pandemia, cioè da quando è iniziata la pandemia che ci laviamo le mani 7000 volte al giorno. Mi piace che i saponi per le mani siano un po' particolari, con una profumazione più interessante, che non siano troppo aggressivi. Questo è delicato. Avevo preso la Orange and Bergamot, arancia e bergamotto, quindi molto agrumato, molto bene. Ne ho già un altro, un'altra fragranza, non mi ricordo quale, però insomma sono diventata un'appassionata di saponi mani di Molton Brown, un brand comunque abbastanza top di gamma. Quindi l'ho già ricomprato? Sì. Mi è piaciuto? Sì. Mi è già piaciuto? Mi è piaciuto? Sì. Andiamo avanti, che vedo che qua la storia si fa lunga, va bene le recensioni approfondite, però non posso neanche asciugarvi. Passiamo a prodotto di tutt'altro genere, Rejuvenating Pink Salt Scrub di Rituals, della linea Ritual of Ayurveda. Questo ve l'ho proposto in tutte le salse, ne ho già parlato anche dei prodotti preferiti del mese. E posso confermare che è il mio scrub corpo preferito, perché ha una grana abrasiva, cioè abbastanza efficace, ma non
troppo abrasiva da risultare fastidiosa, perché con gli scrub corpo dipende anche un po' da che tipo di pelle avete. Io ho una pelle abbastanza sensibile, quelli troppo granulosi bene ma non benissimo, invece questo ottimo. E poi ha all'interno degli oli essenziali, degli oli che vanno a rendere la pelle morbida come il culetto di un bebè, profumata, insomma molto bene. Questa è la versione non full size, la versione intermedia che ho preso in un set, infatti facciamo va che continuità, che comprendeva anche questo, ovvero il Harmonizing Foaming Shower Gel, quindi un gel doccia spumogeno, vedi che ritorna la roba dello spumogeno, fa parte della stessa linea. Molto interessante come prodotto, devo dire, preferisco i detergenti schiumogeni per il viso sul corpo. Non so perché, non so spiegarvi perché, ma mi affascinano un po' meno. Però ottimo prodotto, molto molto interessante. Anche qui di nuovo ritorna questa fragranza che non so descrivere, un po' orientale, avvolgente, molto voluttuosa come spuma. Interessante, a dirvi la verità l'ho già ricomprato in full size, nonostante io abbia appena detto che non è che mi fanno impazzire, però ogni tanto questa roba, non so, mi piace, mi sa di coccola. E nella confezione c'era anche la Balancing Body Cream che fa parte della stessa linea, anche questo molto bene, Indian Rose and Himalayan Honey, con la rosa indiana e il miele dell'Himalaya, è tutto Indian Rose. Sì, anche questa qua però con almond oil, con olio di mandorle, e qua invece era sweet almond and Indian rose, anche qui rosa indiana e mandorla dolce. Questi prodotti, questa linea qua mi garba assai, l'avrete intuito. Avevo provato lo scrub e poi ho detto fammi provare un po' tutto insieme, mi sono piaciuti tutti e tre. Questo l'ho già ricomprato, la crema corpo in realtà non l'ho ancora ricomprata, può essere pure che lo farò, non lo escluderei. Quindi un bel pollicione alzato per tutta la linea Ritual of Ayurveda della Rituals. Cascato mezzo, va bene. Ha ancora due prodotti della Rituals, ve li faccio subito vedere. Ritual of Sakura, questo è Rice Milk and Cherry Blossom, è uno scrub di nuovo con latte di riso e boccioli di ciliegio. E infatti Ritual of Sakura, in questo caso la linea si chiama così, e Sakura la fioritura dei ciliegi in Giappone, molto interessante, un po' come lo scrub, questo Pink Salt Scrub. Mi piace molto la grana, la consistenza, altrettanto buono, ogni volta che tocco casca qualcosa, anche basta. Ottimi prodotti, devo dire fra i due mi piace di più questo, per la fragranza principalmente, perché a livello di texture e di resa entrambi ottimi. L'ho già ricomprato? No, perché sto di nuovo utilizzando il Pink Salt Scrub. Poi, last but not least, ultimo dei prodotti della Rituals, sempre della linea Ritual of Sakura, ho preso anche la crema corpo, di nuovo con latte di riso e boccioli di ciliegio. Le creme corpo comunque della Rituals sono molto buone, in generale mi piacciono assai, questa l'ho già ricomprata. Vi direte, questa sì, quella no. Non so, questa mi è piaciuta particolarmente, super avvolgente, molto idratante, sto andando attraverso la saliva, si assorbe in un attimo e lascia la pelle morbida, vellutata e profumata di ciliegio, come durante il periodo della fioritura in Giappone. Così gli sto dando dell'importanza senza motivo. Ottimo prodotto, l'ho già ricomprato, sì, in generale, quindi possiamo desumere da quanto ho appena detto che pollicioni alzatissimi per Rituals e per le linee sia le Ritual of Ayurveda che Ritual of Sakura. Muoviamoci in avanti, prossimo prodotto. Non sarebbe un mio video senza qualche prodotto della Filorga, e infatti ho terminato anche il Global Repair, la crema Nutri Jeunesse Multi Revitalisante, una crema viso da usare un po' come preferite, mattina, sera. Io la uso la mattina perché la trovo
un po' leggera, alla sera preferisco creme viso un po' più ricche e corpose. Ottimo prodotto, fa parte della linea abbastanza alta di Filorga. Sapete che Filorga ha linee diverse con diverse gamme di prezzi. Questa è la linea alta, la linea Global Repair, è una delle mie creme giorno preferite, tant'è che guess what, l'ho già ricomprata e la sto utilizzando. Finita una, entra una, esce l'altra e ne entra una. Sono abbastanza fidelizzata alla Global Repair, ne ho provate mille di Filorga, che è uno dei miei brand di skincare preferiti, e questa è rimasta come un punto fisso da quando l'ho provata. E della stessa linea infatti ho anche Global Repair Intensive Serum, il siero, anche qui buonissimo prodotto, fa parte della stessa linea antietà, nutriente, lisciante, rimpolpante, tutto quel che ci mette di buon umore quando si parla di prodotti per la cura della pelle. Devo essere sincera, d'estate prediligo i sieri e magari uso anche solo il siero, d'inverno preferisco le creme o siero più crema. Al momento onestamente sto usando solo la crema, ho un attimo abbandonato il siero che però ho usato durante l'estate e mi è piaciuto assai, quindi di nuovo Filorga. Sava Sandir, pollicioni alzati, thumbs upissimo. Ho altro della Filorga? Stranamente no, incredibile. Però comunque due prodotti belli consigliatissimi. Poi che altro? Per i capelli passiamo a hair care, cura dei capelli. Un grande classico mio, la maschera Caviar Anti-Aging della Alterna, Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture Mask, una maschera nutriente, idratante per capelli un po' provati dal logorio della vita moderna, come i miei, che dopo averli decolorati per 3 anni adesso sono uno spaventapasseri con la paglia in testa, quindi ho sempre bisogno un po' di andare a curarli con più attenzione e questa maschera è una delle mie preferite. La si tiene su 5 minuti, neanche tantissimo, e dà subito più corpo, più idratazione ai capelli. E restando in tema, quindi pollicioni alzati l'ho già ricomprata, restando in tema di prodotti per capelli mai più senza, Olaplex numero 3, amico fidato che non abbandono mai. Non sto a dilungarmi troppo perché ve ne ho già parlato mille volte. Questo non è una maschera per capelli, è uno step ancora in più, perché è un prodotto che va a ricostruire i legami tra i capelli danneggiati, a riempirli quando il capello è un po' provato, si svuota e quindi si rompe facilmente. Questo si utilizza prima dello shampoo, lo si tiene su 10 minuti, poi sciacquo, shampoo e volendo maschera o balsamo, insomma fate la vostra solita routine. Questo però prima fa la differenza, l'ho già ricomprato, ce l'ho sempre, non ne faccio a meno. Che altro abbiamo? Dunque ben 2 spray fissanti per il trucco. Spray fissante numero 1, Airbrush Flawless Setting Spray di Charlotte Tilbury. Mi è piaciuto tantissimo, l'unico problema non riesco più a trovarlo. L'avevo preso dove? Era nel mio calendario dell'avvento 2020 e non l'ho più trovato né in Francia da Sephora né in Italia. Adesso Charlotte Tilbury si trova anche in Italia, ma lo spray fissante non si è più trovato. Mi piace molto perché ha una bruma leggera, una profumazione molto delicata e poi veramente va a fissare il trucco e a farlo durare decisamente più a lungo. Peccato, lo ricomprerei volentieri, non ho potuto farlo perché non l'ho ancora trovato. Appena lo trovo però, Jacques. E poi numero 2, spray fissante della Tarte Double Duty Beauty. Allora, l'ho già ricomprato perché non è male. Io sono fissata con gli spray fissanti, scusate il gioco di parole, perché li preferisco alla cipria. Questo però ha una bruma un po' meno fine e quindi fa un po' l'effetto, benissimo, fa un po' l'effetto Pollock e quindi però ha questa profumazione molto delicata che mi piace ed è heavy duty, nel senso che fa proprio durare ancora di più il trucco. È solo un po' più difficile da stendere perché appunto ha questa bruma
po' così, ciac. Va molto bene se utilizzate il metodo, che adesso è molto in voga anche su TikTok, per dire, io super giovane, di spruzzare lo spray sul beauty blender e poi applicare con il beauty blender, invece che oggi mi strozzo, non si sa motivo, così da sola, invece che applicarlo direttamente. Quindi l'ho già ricomprato, non male, due ottimi prodotti. Va che oggi tutta roba pem. Molto bene, a parte Kylie Skin, tutto il resto piaciuto assai. C'è ancora un po' di roba che adesso andiamo così a far girare senza motivo e procediamo con due correttori della Urban Decay della linea Naked Skin. Uno è un color correcting, infatti in questo colore rosato, particolarmente indicato per contrastare tipo l'occhiaia, i rossori e roba del genere, e l'altra è la Weightless Complete Coverage Concealer, un correttore classico. Tutti e due, come noterete, non sono finiti, sono più che altro scaduti, non li ho più ricomprati perché il correttore è un po' troppo pesante, peraltro questo l'avevo preso in un colore decisamente troppo chiaro che quando lo metto sembra sposa cadavere. Questi qua color correcting poi finisce che non li uso mai, c'è molto poco, quindi non sono male, però ci sono correttori molto più interessanti di questo, a mio avviso, e questo concetto della correzione colore c'è chi è molto addentro e chi come me si è entusiasmato per un attimo e poi ha perso subito quella fiammella di eccitazione per il concetto correzione, soprattutto perché più invecchio e più mi rendo conto che meno roba butto sulla faccia meglio è. Quindi non li ho ricomprati e anche questi sono un po' nella categoria né pollice su né pollice giù, pollice così. Poi abbiamo la Prairie, questo è la Skin Caviar Creme Luxe nella versione campioncino, perché quando ho comprato la maschera notte Leave-In, della quale vi ho parlato credo nei video dei preferiti di qualche mese fa, mi hanno dato una serie di campioncini e io ho detto vieni da mamma che sta roba costa come un appartamento al mare, e quindi ho usato religiosamente i campioncini. Devo dire la verità, la Prairie carissima, ma ottimi prodotti, e questa crema era leggera ma bella idratante, bella rimpolpante, non costasse così cara solo perché comunque infatti non l'ho comprata poi alla fine, è già soltanto quella maschera lì. Bene, andiamo avanti. Ho anche due delle mie matite per le sopracciglia preferite, le Precisely My Eyebrow Pencil della Benefit, nella colorazione 3 e nella colorazione 4. D'estate uso questa che è un po' più chiara, d'inverno uso questa che è un po' più scura. Mi piace perché hanno, vabbè, mo sono finite, ma questa punta sottile che è perfetta per riempire, sta su, non va via, ottimo prodotto, l'ho già ricomprate. Queste peraltro sono nella versione travel size, quella più piccolina. Io l'ho già ricomprate tutte e due nella versione full size. Poi contorno occhi, siamo quasi alla fine, facciamo uno sprint finale, che ho anche la batteria che sta per morire qua della videocamera, vediamo se gliela famo. Distress Eye Patch di Vera Lab. Sapete che sono una grandissima appassionata di patch per il contorno occhi, ne compro a vagonate e ho deciso di provare anche questi. Devo dire non male, però 45 euro. Lo so solo perché c'è scritto, se no non mi ricorderei, però ricordavo che erano abbastanza cari, e dentro ce ne sono quanti? 4, quindi 4. Non male, non è un cattivo prodotto, un prodotto che non vi consiglierei, però io non credo che li ricomprerò. Sono più legata ad altri prodotti che mi sembra funzionino un po' meglio e magari costano anche un filino di meno, che non guasta. Poi abbiamo il Blender Cleanser, un grande classico imperituro. Uso il Blender Cleanser per lavare pennelli da trucco e beauty blender, e trovo che sia uno dei prodotti che funziona meglio perché
li pulisce a fondo, ne basta poco e soprattutto essendo pensato per il beauty blender, che chi lo usa sa che da pulire questo beauty blender è una grana infinita, questo invece fa il suo velocemente, anche un buon profumo. Non è facilissimo da trovare. Io lo compro di solito sul sito di Douglas o Douglas, non ho ancora capito come si pronuncia, e l'ho già ricomprato perché uso solo questo per pulire pennelli e beauty blender. Quindi pollicioni alzati e finiamo con una travel size di L'Occitane, la crema per i piedi, super glamour, super glamour. Questa l'ho provata, era in un calendario dell'avvento, credo, me l'hanno data come campioncino. L'ho presa al volo anche in full size e la uso non solo per i piedi ma anche per le mani, soprattutto quando le laviamo tantissimo, tipo io ho fatto questo periodo con mamma chiusa in quarantena, che tutto il tempo a gestire lei, doppia mascherina, guanti, lavati le mani 7 miliardi di volte, avevo la pelle delle mani così vecchia, e questo prodotto qua bomba perché ricchissimo, corposissimo, pazzesco, e quindi pollici alzati, ricomprata, va bene per i piedi che di solito hanno bisogno di un po' più di corposità nelle creme, ma va bene anche nelle mani se sono parecchio rovinate. Il che ci conduce alla fine di questo video dei prodotti terminati, la scatola dei vuoti e vuota, che simpatica umorista. Mi auguro che le mie recensioni siano state istruttive, vi abbiano dato delle informazioni utili, di non avervi asciugato, di non essermi accollata eccessivamente. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi, eventualmente anche acquistarli, perché no? Fammo un disclaimer veloce che poi mi dimentico: nessuno dei brand citati in questo video mi ha pagato per essere incluso, non succede mai, tutte le opinioni sono le mie, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi. Chiudiamo, vi dico ancora che invece troverete il link al mio post dedicato con tutte le info nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Godete tutto? Penso di sì, quindi baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!